Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dobrela Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 18 gennaio 2022. Cos'ha Dobrela? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dobrela durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dobrela? Dobrela ha un farmaco a base del principio attivo pretumanid, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico antimicobatterici. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Dobrela può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Dobrela 200 mg 26 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milani Healthcare Ltd. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo pretumanid. Gruppo terapeutico: antimicotici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Dobrela è indicato in combinazione con bedaquilina e linezolid, negli adulti, per il trattamento della tubercolosi, TB, polmonare a estesa farmacoresistenza, extensively drug resistant, XDR, o intollerante al trattamento o multifarmacoresistente, multidrug resistant, MDR, non responsiva, vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5, 1. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli antibatterici. Posologia. Il trattamento con pretumanid deve essere iniziato e monitorato da un medico esperto nella terapia della tubercolosi multifarmacoresistente. Pretumanid deve essere somministrato come terapia sotto sorveglianza diretta, Directly Observed Therapy, DOT, o secondo la prassi locale. Posologia. La posologia raccomandata di 200 mg, una compressa, di pretumanid una volta al giorno, per 26 settimane. Una durata maggiore della terapia può essere presa in considerazione su base individuale nei pazienti che non hanno risposto adeguatamente al trattamento a 26 settimane, vedere paragrafo 5, 1. Pretumanid deve essere somministrato soltanto in combinazione con bedaquilina, 400 mg una volta al giorno per 2 settimane, seguiti da 200 mg 3 volte a settimana con un intervallo di almeno 48 ore tra le dosi per via orale, per un totale di 26 settimane, e linezolid, 1200 mg al giorno per via orale per un massimo di 26 settimane. Per ulteriori informazioni sull'uso di questi medicinali, consultare le informazioni sul prodotto di bedaquilina e linezolid. Inoltre, vedere paragrafo 4, 4 per informazioni sulle modifiche delle dose di linezolid effettuate nello studio clinico NXTB, e paragrafo 5, 1 per i dettagli sullo studio. Interruzione del regime di trattamento con pretumanid bedaquilina linezolid, vedere anche paragrafi 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Se la somministrazione di bedaquilina o pretumanid viene interrotta per una qualsiasi ragione, deve essere interrotto l'intero regime di combinazione. Se la somministrazione di linezolid viene interrotta definitivamente nelle prime 4 settimane consecutive di trattamento, deve essere interrotto l'intero regime di combinazione. Se la somministrazione di linezolid viene interrotta dopo le prime 4 settimane consecutive di trattamento, il regime terapeutico può proseguire con solo bedaquilina e pretumanid. Dosi mancate. Eventuali dosi mancate di pretumanid e bedaquilina devono essere recuperate al termine del trattamento. Le dosi mancate di linezolid a causa di reazioni avverse a linezolid non devono essere recuperate al termine del trattamento. Per ulteriori informazioni su questi medicinali, consultare le informazioni sul prodotto di bedaquilina e linezolid. Durata del trattamento. La durata totale del trattamento con pretumanid in combinazione con bedaquilina e linezolid è di 26 settimane. I dati riguardo a un trattamento di durata maggiore sono limitati. Una durata maggiore della terapia può essere presa in considerazione su base individuale nei pazienti che non hanno risposto adeguatamente al trattamento a 26 settimane, vedere paragrafo 5, 1. Popolazione anziana, età 0-65 anni. I dati clinici sull'uso di pretumanid in pazienti anziani sono limitati. Pertanto, la sicurezza e l'efficacia di pretumanid nei pazienti anziani non sono state stabilite.
Compromissione epatica. La sicurezza e l'efficacia di pretumanide in popolazioni con compromissione epatica non sono state stabilite, vedere paragrafo 4.4. Compromissione renale. La sicurezza e l'efficacia di pretumanide in popolazioni con compromissione renale non sono state stabilite, vedere paragrafo 4.4. Non ci sono dati disponibili. L'uso in pazienti con compromissione renale non è raccomandato. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di pretumanide nei bambini e negli adolescenti non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Per uso orale. Pretumanide deve essere assunto con un pasto, vedere paragrafo 5.2. Le compresse vanno deglutite con acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altri nitroimidazoli o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La sicurezza e l'efficacia di pretumanide non sono state stabilite per l'uso in combinazione con medicinali diversi da bedaquilina e linezolid come componente del regime posologico raccomandato, e pertanto pretumanide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su pretumanide. Induttori di CYP3A4. Pretumanide è in parte metabolizzato da CYP3A4. Di conseguenza, l'esposizione a pretumanide può essere ridotta durante la co-somministrazione con induttori di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dovprela. insieme ad altri farmaci come Eurosefavirenz e entricitabina e tenofovir disoproxil aurobindo a euro, Eurosefavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil milan a euro, Eurosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil crca a euro, Eurosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil teva a euro, Eurosefavirenz barra entricitabina barra tenofovir disoproxil zentiva a euro, Eurosefavirenz Milan a euro, Eurosefavirenz teva a euro, Eurosustiva a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dovprela durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dovprela durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di pretumanide in donne in gravidanza sono in numero molto limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sullo sviluppo embriofetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pretumanide può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti che assumevano pretumanide è stato segnalato capogiro e alcuni pazienti hanno manifestato disturbi visivi. Questo va tenuto in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli o di usare macchinari, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più frequenti durante il trattamento con pretumanide in combinazione con bedaquilina e linezolid sono state nausea, 36%, vomito, 28% e aumento delle transaminasi, 21%. Rispettivamente l'81% e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi è alcuna esperienza con il sovradosaggio acuto di pretumanide. In caso di sovradosaggio deliberato o accidentale vanno adottate misure generali per il supporto delle funzioni vitali di base, comprendenti il monitoraggio dei segni vitali e le CC. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimicobatterici, farmaci per il trattamento della tubercolosi, codice ATC. Non ancora assegnato. Meccanismo d'azione. Si ritiene che il meccanismo d'azione di pretumanide comprenda l'inibizione della sintesi dei lipidi. Proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche di pretumanide sono simili nei soggetti adulti sani e nei pazienti adulti con infezione da tubercolosi. Assorbimento. La biodisponibilità assoluta di pretumanide non è stata stabilita. 2. Dati preclinici di sicurezza. In ratti a cui è stato somministrato pretumanide a dosi di 300 mg/kg/vie per 13 settimane, con esposizioni 7 volte maggiori rispetto alla dose massima raccomandata nell'uomo, Maximum Recommended Human, elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, magnesio stearato, silice, colloidale, sodio lauril solfato, povidone. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.